Esiste un'isola fuori dal tempo, in cui la natura ancora vince sull'uomo. Un'isola di ghiaccio e di vulcani, in cui il verde dei prati si sposa con l'acqua che la avvolge e la percorre. Un'isola che pensavamo di non riuscire a vivere con una carrozzina. E invece, eccoci qui. Siamo nella via principale in questo momento, che è una via fighissima, tutta colorata. C'è un bellissimo arcobaleno qui. Esatto, bellissimo arcobaleno che si scontra tantissimo con questo cielo grigio e fa freddo, ragazzi. Siamo al 29 di giugno e fa fresco. Sì. Cosa stiamo facendo? Chi lo sa. Ok, che a noi sia piaciuto in Australia Lo sapete già. si era capito, Sì. ma che arrivassimo anche a rifarlo. Eccolo qui, il nostro nuovo van, tra l'altro è nuovo di pacca. Nuovo di pacche, con cambio automatico, e gireremo l'Islanda con il van. Questo qui è un campeggio autogestito. Praticamente vieni qui, fai il check-in da solo usando il QR. Vi faccio vedere un po' com'è. Questi sono bagni, una doccia e 2 gabinetti per le donne. Questo per gli uomini, stessa cosa. In questo momento c'è poca gente. Adesso vi faccio vedere una cosa molto carina che abbiamo visto in alcuni campeggi in Argentina e adesso anche qui in Islanda ci sono. Praticamente c'è quest'area in cui le persone lasciano prodotti ad altre persone, in quale un riutilizzo, invece di questo campeggio è vicino all'aeroporto, quindi molto probabilmente le persone dopo questo campeggio vanno in aeroporto oppure il primo dall'aeroporto. Quindi è molto semplice, tu arrivi qui, vedi la roba che ti serve e la prendi, oppure prima di andare via hai roba avanzata e la lasci. Quindi un modo molto bello per riutilizzare gli alimenti. Una cosa assurda qui in Islanda, che in realtà avevamo calcolato tutto sommato neanche troppo, è che in questo momento è l'1:10 di notte. Cioè, vi immaginate l'1:10 e questa è la luce? Possiamo dire di aver visto il sole a mezzanotte. Sì.
abbiamo iniziato il nostro giro qui in Islanda dal famoso Circolo d'Oro e la prima tappa è il parco di Thingvellir. Non abbiamo idea se si pronunci così. Sì, a parte i nomi decisamente difficili da pronunciare, No. apparentemente è un parco a livello storico molto importante per l'Islanda. È bellissimo camminare qui, c'è tanto silenzio, poca gente, l'acqua, la vegetazione, queste montagne, e ci saranno poi cascate che non abbiamo ancora viste, le chiese colorate in maniera particolare, molto, molto bello. Allora, in realtà io non avrei dovuto vedere questa cascata perché non è accessibile. Ma Lidia è andata in ricognizione a vederla da sola. E siccome non ci vogliamo mai far mancare niente, Lidia ha decretato che fosse fattibile fare un percorso alternativo che abbiamo fatto ed effettivamente era soltanto un pezzettino di sterrato, più o meno impegnativo non importa, ma col ride e qualche spinta di Lidia ci siamo arrivati. Bravi italiani, facciamo gli spaghetti in van, poi ho messo un po' di sale, non sta ancora bollendo l'acqua e io ho messo già il sale. E sera, guardate, infatti stiamo cenando e infatti è buio, non è buio ma è buio. Non è... Cre. Le 9:15 di sera, credo, 9:15, 9:30. Questo posto è sicuramente fantastico. Ovviamente l'Islanda, ma ce lo aspettavamo, non è sempre del tutto accessibile. Questi posti sono completamente naturali. Abbiamo trovato anche delle pedane, stiamo trovando, ma non ci sono da tutte le parti. Con l'aiuto del Ride, Lidia ovviamente, e l'aiuto di qualche passante, perché effettivamente noi siamo in piena ora di punta del turismo, siamo arrivati fino laggiù. C'è una discesa di sterrato leggero, impegnativa in alcuni punti, ma con l'aiuto del Ride, Lidia E in alcuni punti le persone un po' di essenziali. persone essenziali, esatto, ce l'abbiamo fatta. In Islanda evidentemente bisogna essere pronti a tutto. Guardate questo. Altino, eh? Cosa stiamo facendo qua appostati? Tu con la macchina fotografica, io col cellulare. Stiamo aspettando che il geyser Strokkur
Madonna, che bravo. che a quanto pare ogni 10 minuti circa erutta. Stiamo aspettando di vedere il soffione, l'abbiamo già visto da lontano. Esatto. Ma adesso siamo messi in prima fila. Altra tappa qui del Circolo d'Oro, siamo venuti al geyser, si chiama proprio così, ed è il geyser più alto, a quanto sembra, di tutta Islanda, ma abbiamo trovato ovviamente questo cartello. Il geyser è dormiente, le eruzioni sono rare. Sembra praticamente una piscina. Mi farei il bagno se non fosse che l'acqua è di 80-100 gradi, ma anche no, dai. Stiamo andando alle Brewer Foss. Apparentemente sono delle cascate, non ci mancano di sicuro le cascate qui in Islanda. Anche perché tutto quello che finisce con foss è cascata. Nel Google Map c'è praticamente il simbolo della carrozzina sbarrata. Ora noi stiamo andando comunque perché bisogna un attimo vedere, no? E vi diremo se ce l'abbiamo fatto o meno. Come al solito, se non ci andiamo non ci crediamo. E poi lo decidiamo noi che cosa non è accessibile. Esatto. Per adesso tutto ok. E noi siamo arrivati. Certo, la strada non è la più semplice di questo mondo, ma non è neanche la più infattibile. Esatto. Si può fare, con qualche accortezza si può fare. L'unica cosa è che, come al solito, si perdono all'ultimo. Guardate, siamo arrivati da qui. Questo è il mio Triride e io mi fermo qui. Ma non potevano metterla una lampa qui? Guardate che spettacolo. E io sono venuta qua, proprio vicino a questa cascata. Però la bellezza sta proprio là. Il posto è a dir poco incantevole. Avremmo voluto far volare il drone, però vento ce n'è forse un po' troppo. Comunque la banda fratelli ce l'ha fatta ancora. Siamo al cratere di Vulcano, c'è un vento incredibile. Via Andrea. Siamo sul cratere Kerid, credo si dica così. Chissà come la pronuncia. Esatto. Io mi sono fermato qui dove c'è una piattaforma, però si vede sicuramente molto bene. E Lidia Ho fatto un bel giretto attorno e sono andato sotto, bellissimo. Molto molto bello.
Siamo qui in Islanda, dove ci sono questi hot spring, questi vapori molto caldi che escono dalla terra e dicono che praticamente qua fanno cucinare il pane. Lasciano lì l'impasto del pane e lo lasciano per ore finché non cucina. Dopo lo proviamo e ve lo facciamo vedere. Heard about Fagatarsfjord, where we had a volcano. Good. Är det kallt? Ti stai prendendo cura di te? Yes. Eh sì, laviamo i piedi! Ta-da! Ecco il pane che è cotto direttamente dal vapore di questo hot spring, di questi posti. Buono? È buono, è strano, è particolare. Sembra quasi una torta, più che un pane. Però è buono. Lo proverò con il burro. Però non è una che a me non è che sia una cosa che faccia proprio impazzire il pane e il burro, però lo proviamo. Come un vero islandese, ci ha raccontato la signora. Ecco, un vero islandese. Burro l'ho messo. Proviamo. Diciamo che il concetto di campeggio in Islanda è abbastanza sull'estremo andante. Forse questo però è il vero campeggio. Cioè noi siamo abituati a un campeggio diverso. Campeggio qui vuol dire un prato, un gabinetto, cioè uomini e donne, 3 gabinetti per gli uomini, 3 gabinetti per le donne e un'area dove cucinare, questo già ha l'area per cucinare. Ah, in questo campeggio specifico dove ci troviamo oggi non ci sono nemmeno le docce. E non ci sono le docce qua perché ci si lavano così, ci si lava, capito? Ci si lava il giusto. Quella che ci è stata spiegata essere la doccia polacca. Poveri polacchi. Ovvero ci si lava a pezzi, via. Eh. Ma non esiste neanche il concetto di piazzola. Arrivi dove tu c'hai voglia di mettere la macchina. Vabbè. Stiamo andando lì, proprio lì. È decisamente incredibile, è bellissimo. Letteralmente dietro la cascata.
qualcuno da qualche parte ha scritto, ce ne sono talmente tante che piano piano si perde di interesse. A noi non succede. No, ogni cascata ha veramente la sua bellezza. È il suo fascino. E guardate Guardate dove qua. siamo. Skogafoss. E ci stiamo andando a fare una foto. Siamo qui Oh yes! a scoprire un'altra bellezza dell'Islanda. E dove ci stiamo dirigendo? È un ghiacciaio il cui nome penso sia impossibile, non lo so. Però è molto vicino alle cascate dove eravamo ieri, quindi Skogafoss. Siamo arrivati al parcheggio che ci condurrà al ghiacciaio e quello che vediamo è questo. Allora, questi hanno ramponi, imbragature e caschetto. Noi abbiamo una carrozzina e il Treeride. E la forza bruta di Lidia. Allora, in questo momento effettivamente il pezzo sembra fattibile. In qualche punto Lidia ha scritto. Però insomma, in questo momento va bene. Ci stiamo dicendo. Ci proviamo. Sì, che ci Faremo arriviamo. sapere. Ci arriviamo, è lì, è lì. Questa è la posizione di Andrea quando lui scala le montagne. Peso in avanti, tutto sulla ruota. Con le scarpe adatte, ovviamente. Esatto, però le scarpe da montagna comunque, ragazzi. E quindi si va. E ce l'abbiamo fatta. Eccoli qua. Sì, sì. È bellissimo, bello. Fa freddo. Un vero spettacolo. Un vero spettacolo. Ora facciamo volare. E magari Lidia Facciamo un po'. può farsi la passeggiata. Io mi fermo qui, perché più di qua non vado. Però ragazzi, guardate dove sono. Dove siamo?
Questa spiaggia è tutta nera. È nerissima, ragazzi. Veramente nera. Guardate. Siamo stati alla Black Beach per una spiaggia tutta nera che siamo riusciti a vedere. Io non troppo, insomma, nel senso che mi sono fermato a un certo punto, però è sicuramente molto suggestiva. E ora siamo all'altezza di Vic, ci stiamo spostando di una settantina di chilometri ancora più a est, sud-est, e stiamo andando in campeggio a trovare il nostro campeggio. Siamo arrivati in campeggio, full option. Yes. È vero. Veramente un bel campeggio. 5 stelle direi. E anche oggi la doccia la facciamo domani. Però guardate che bella vista. Aspetta. Questo è il campeggio più minimalista in cui siamo stati. Adesso vi facciamo vedere il campeggio. Campeggio. Fine del campeggio. C'è addirittura la presa, il bollitore che è scomparso ma ritornerà, lavandini. Qua stanno sia per lavarsi i denti che per, insomma, lavare i piatti e i bagni. Stiamo lasciando il sud, la costa sud dell'Islanda, e ci stiamo dirigendo sempre più verso est, costeggiando quello che è probabilmente il più grande ghiacciaio dell'Islanda. Il nome non ci provo nemmeno a dirlo perché è veramente enorme, veramente difficile. E stiamo andando verso Ofn, che è un paese che pare essere un paese di pescatori. Ci fermeremo qui e là per fare magari delle riprese. Dai, Senza parole. non abbiamo le parole, le abbiamo finite. Guardate solo dove siamo e basta. In religioso silenzio, magari mettiamo una musichetta.
nostro 181esimo giorno di viaggio. Oh yes! Ci siamo. Stiamo girando il nostro Van der Van verso Reykjavik. Però il nome Van der Van è troppo figo, veramente. Cioè guardate che paesaggio, solo per dirvi. Non so se si vede. Si vede poco, comunque bello. Infatti stiamo andando verso Reykjavik, dove passeremo ancora l'ultima giornata lì. Vi faremo vedere cosa faremo. Perché siamo troppo stressati. Esatto. E poi prenderemo ai noi il nostro volo che ci condurrà fino in Italia. Comunque siamo qua in questo momento e vi faccio vedere quello che vediamo. Quello che avete visto è il vulcano Fofrfof. Non abbiamo idea di quale sia il nome. Siamo tornati a Reykjavik. Già. Ci stiamo concedendo per la prima volta qui in Islanda Un pranzo fuori. C'eravamo col budget. esatto, visto che noi comunque in 6 mesi abbiamo continuato a fare sempre calcoli, budget e tutto. Liglia è stata bravissima in questo, c'è da dirlo molto più di me. Oggi ci siamo coccolati con questo e dopo andremo alla Laguna Blu. Quella è una vera coccola, ragazze.